dall'altra parte, siamo solo qui per curiosare un po', conoscere questi spazi, che abbiamo visto tante cose della vita quotidiana. Chi è che è morto qui? Se vuoi passare davanti a questo sensore bianco per farci capire che ci sei, guarda che è brillato. Ok. Se vuoi passare davanti a quel sensore per farci capire che ci sei. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Allora, togliamoci subito il sassolino dalla scarpa. Sì, subito. Allora, Matteo, se ci stai guardando, Simona, se ci stai guardando, non dite più cavolate, perché siete stati... Poverini. Sì, sono stati bravissimi. Tra l'altro ringraziamo anche il loro amico che li ha seguiti. Li ha seguiti, sì. E sono stati bravissimi. Allora loro Non c'è niente da dire. No. Sono Loro, stati avete proprio visto bravi. lunedì, continuavano a dire sia all'inizio del video che alla fine, però se c'era Lala e Corrado era tutto diverso, però di qua, però di là. No, non allora, c'è da fare nessuna osservazione, purtroppo, purtroppo Lara era via per i motivi che insomma ormai sono noti, che ha tante cose da fare. Io quel giorno lì avevo la febbre, per cui era già in programma un'indagine. Allora ho detto a Matteo e a Simo: andate voi. Sono la nostra longa manus, no? Come si dice, Esatto. è come se ci fossimo noi, non c'è nessun problema, Sì, no. nessuna rimostranza da fare, nessuna rimostranza. osservazione, niente, siete stati perfetti, Siete bravissimi. stati perfetti così. Anzi, con una calma e una tranquillità che ispira, cioè Esatto. nel senso... Quindi bombardate di like questo video, ma soprattutto quello di lunedì, perché sono stati bravissimi, quindi un plauso al capitano e alla doc. Esatto. Ecco, e poi ovviamente anche al loro amico che gli ha fatto compagnia, perché insomma è sempre meglio essere uno in più o sempre anche addirittura meglio, due in più che uno in meno, insomma. Allora, l'indagine dal canto nostro, ragazzi, noi avete visto lunedì, Matteo ha fatto un'accurata analisi di quello che ha provato, che ha sentito, che ha visto, eccetera. Però dal canto nostro, come spettatori questa volta, possiamo dire che è stata un'indagine ovviamente tranquilla, perché l'avete visto, non sono successe cose strane, ma come sempre ultimamente sta succedendo le cose interessanti, la ciccia, come dice Lara, arriva alla fine. Quando poi si controlla, si guarda tutto, e quindi sembra un'indagine partita in sordina, calma, tranquilla, esatto, con tutta la pazienza del mondo, ma poi quando vai a controllare, come ha fatto giustamente Matteo, il registrato e tutto quanto, saltano fuori cose come strane quando sbobino. Quando sbobino, esatto. E allora, vabbè, ragazzi, l'avete visto lunedì alla fine del video, dopo i saluti, ci sono stati due VP clamorosi che a noi personalmente ci ha fatto venire la pelle d'oca così. E pensate Matteo quando era a casa a sentire, a sbobinare, ecco, il primo amen è devastante. L'amen che si sente molto bene, io addirittura nell'ascoltarlo ho avuto quasi la sensazione che se ne sentissero due, ed è chiaro, ma il sì del bambino è limpidissimo. Dietro alle parole di Simona e di Matteo, che stavano proprio dicendo ma spostiamoci, andiamo, ma netto. Ma poi era proprio di un bambino, era la voce di un bambino. La voce infantile, la voce di un bambino, quasi come se seguisse il loro discorso e volesse confermare, no, quello che loro stavano dicendo. Ed è uscito mentre Matteo stava parlando e Simona stavano parlando loro due. Stavano parlottando e il loro amico dalle immagini era completamente in silenzio. Quindi, caspita, e poi comunque la voce, quella di Amen, a me è sembrata essere femminile. E di femminile c'era solo Simona, per cui non era lei. E il sì era di un bambino, nessun bambino era lì, per cui insomma fate i vostri conti. Ma poi quindi... cioè proprio... al momento giusto, mi viene da dire, perché Matteo stava dicendo una cosa
ed è stata come una conferma. Esatto, per Fantastico. il resto la casa, scusate, lo stabile, la villa, non lo so, la cascina, chiamatela come volete, è pazzesca, bellissima, e poi insomma è la caratteristica, come dire, cascina lombarda, no? Sì. Qui in Lombardia hanno queste cascine enormi con le case padronali, Una spesse volta volte, c'erano, sì. perché ci abitavano anche i salariati, i dipendenti, c'erano le stalle grandi. A me ha ricordato molto, nonostante non fossimo lì con Matteo e Simona, dove siamo andati io e Matteo, che abbiamo beccato quando ha suonato Rampod. Ah sì, certo, molto simile sì, no, come posto. è tipico in questa Sì. zona avere queste strutture, queste case enormi, appunto le case padronali signorili dove abitava il padrone, sì. il signore, e poi è tutto attorno le case, le case dei salariati e Sì. quant'altro. Questa stalla enorme, questa Mamma stalla mia, fantastica, gigantesca. e queste stanze, insomma, i classici locali di una villa, di una cascina con l'azienda, dove si lavorava e tutto quanto. E quindi vita ne è passata tra la vita dei signori, dei padroni, la vita dei dipendenti. E chissà che quel bambino, ma poi la storia stessa, la storia di questo incidente che c'è Sì. stato, no? Di questo bombardamento, di questa corriera che è stata colpita, e quindi questi, non si sa se di proposito o per sbaglio, diciamo così, e queste persone ferite e morte che sono state portate a questa cascina proprio per il primo soccorso. Sì. E chissà che non ci fosse un bambino tra all'interno, tutte quelle persone. esatto, tra tutte quelle persone, o un bambino figlio dei salariati che aveva visto questa scena particolare. Sì. È dura, è cruda, esatto. Sì. E poi tra l'altro mi pare fosse Matteo, sì, l'ha detto lui, mi sembra, che c'era insomma la diceria o non diceria, insomma, pare che i corpi di questi cadaveri che erano appunto dentro questo autobus, questa corriera, fossero stati poi messi lì sotto il porticato. Sì, infatti erano stati portati lì per il primo soccorso, l'ho detto, infatti, sì, perché era il posto più vicino e più grande, più disponibile per poter accogliere queste persone, insomma, in attesa dei soccorsi, o anche dei rilievi della polizia, delle forze dell'ordine e quant'altro. Certo. Quindi c'è, oltre alla vita della cascina e del posto, questo evento veramente forte e crudo, avvenuto durante il periodo della guerra, e chissà, abbiamo detto, che questo bimbo non fosse tra queste persone. Sì, tra l'altro mi spiace non essere potuto andare. Grazie anche a me. Ci spiace perché un posto così perché quando ci merita. Sono storie, quando ci sono posti con storie belle, succulente, diciamo così, hai voglia di vedere, di sentire, di capire se è rimasto qualcosa. Ma i ragazzi si sono comportati egregiamente. Quindi, ragazzi, ripeto, bombardate di like, di commenti positivi Matteo e la Simo, e anche il loro amico, ovviamente, che non è mai da dimenticare, perché sono stati bravissimi. Quindi complimenti al capitano pazzo scatenato, perché si arrampica sempre in posti. Simona ha sempre questo è brava perché sa interagire bene, sa interagire benissimo con le eventuali presenze, instaura un bel dialogo, mi viene da dire così. E Matteo, d'altro canto, ma lo ha già dimostrato più di una volta, per me è molto recettivo, è sensibile. Quindi... Approfitto che hai citato Matteo per dirvi di iscrivervi al canale anche dei 5 Gunnis, oltre al nostro, dove troverete tutte le sue ispezioni, le sue esplorazioni da urbex, e anche in queste esplorazioni in passato lui, prima ancora che noi ci si conoscesse, ha comunque beccato i suoi belli VP, i suoi belli spaventi. Ha sempre avuto questo occhio particolare, questo orecchio particolare verso
questo lato L'ignoto. verso l'ignoto e probabilmente adesso ancora di più magari sta beh, più adesso- attento, infatti si è anche attrezzato con tutta la Col sua K2, il K2, sì, il sì, sì. registratore, il sensore, ha sempre Insomma, è stato contagiato di sì, segnalante. sì. Ecco, basta, L'abbiamo quindi. morsicato e ormai Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, ma soprattutto quello di lunedì, lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Ciao! ciao. Proviamo a spostarci Proviamo. al chiostro dove secondo Sì. me. Proviamo a spostarci Proviamo. al chiostro dove secondo Sì. me. Proviamo a spostarci Proviamo. al chiostro dove secondo Sì. me. Proviamo a spostarci Proviamo. al chiostro dove secondo Sì. me.